Ciao a tutti, amici del Leone, benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Leone, tendenze energetiche generali per il primo semestre del 2023. Andiamo a vedere qual è l'energia generale. Toccheremo un po' vari punti in generale, quindi anche l'amore e il lavoro, ok? Abbiamo la luna, quindi si parla di un periodo probabilmente dove ritornano a galla certi tipi di dinamiche, certi tipi di pensieri, di paure, di cose nascoste. Quando c'è la carta della luna si parla sempre di subconscio, di quelle emozioni che non si affrontano come si dovrebbero e si tendono un po' a nascondere, no? E sono quelle emozioni che quando poi tornano a galla portano sempre un po' di scompiglio. Andiamo a vedere. Ok, grazie. Infatti abbiamo wow, carta numero 43, conoscenza profonda. Questa carta vi invita a chiedervi il perché di certe paure. Cioè, una volta che noi abbiamo una conoscenza profonda di noi stessi, e qui la luna parla anche di sensibilità, è una carta comunque che fa riferimento al divino femminile, come vi posso dire, fa riferimento all'ascolto, all'accettazione, all'essere ricettivi. E qui, con la conoscenza profonda, parla proprio di quello, di conoscere realmente il motivo o i motivi di certe vostre scelte, il perché avete fatto certe scelte, se magari era perché lo volevate voi, piuttosto che per soddisfare le aspettative di qualcuno. Vi invita semplicemente a analizzare profondamente il perché di certe situazioni o reazioni. Andiamo a vedere con i tarocchi. Io vi ricordo che comunque le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi potrebbe essere che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non risuonasse nulla o volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate la mia email nel caso vogliate contattarmi. Ho ampliato la stesa, non è uguale a quella dell'altra volta, quindi andremo a vedere poco per volta come si svilupperà l'anno. Non c'è una scansione temporale, ma semplicemente andremo a vedere i vari lati della vostra vita, come andranno, come procederanno. Poi ci saranno anche le altre previsioni sull'amore, sul lavoro, un po' più nello specifico. Allora, partiamo con un 5 di coppe, la carta della giustizia, 7 di bastoni al contrario, la regina di coppe al contrario, il 3 di spade al contrario. Wow! Allora, ragazzi, qui c'è bisogno di tagliare qualche tipo di atteggiamento con la carta della giustizia o qualche tipo di paura, qualche tipo di pensiero limitante, qualche tipo di distorsione che è quella che provoca la luna. Qui si parte comunque da un 5 di coppe, c'è qualcuno che ha bisogno di uscire da un determinato tipo di stato d'animo. Con la luna e il 5 di coppe si parla di uno stato d'animo triste. Il 5 di coppe è la carta che parla di un'occasione persa, è la carta che parla di un pentimento, di un lutto, di una perdita, proprio da un punto di vista emotivo. Quindi qui sento che, guardate, per molte persone è una questione di attitudine familiare, cioè una cosa che ci si trascina dietro, non perché abbiate creato voi questo tipo di situazione, ma perché semplicemente siete cresciuti in quel tipo di vibrazione e di conseguenza è quella la vibrazione a cui siete abituati, la vostra naturale vibrazione, ok? Qui si tratta di tagliare quello che non vi serve più. Con la carta della giustizia arrivano delle prese di consapevolezza, ehm, delle cose svelate. Guardate, con la carta della giustizia si può anche parlare di qualche tipo di questione a livello burocratico, quindi non lo escludo.
Per quello che riguarda invece queste tre carte, vi dico che vi sento, perché comunque la regina di coppa è al contrario, e avendo di nuovo, come dicevo prima, il 5 di coppa e la luna, siete abbastanza persi dal vostro, cioè dal lato emotivo, e qui, scusate, c'è anche un 3 di spade girato al contrario che mi parla di una ferita che probabilmente è dovuta al passato, ma che non è ancora chiusa, come se fosse una ferita ancora aperta. Andiamo a vedere l'amore, le relazioni, gli amici, i parenti, tutto quello che riguarda la parte affettiva, diciamo. Poi dopo andiamo a vedere il lavoro, economia, i progetti, tutto. Allora, abbiamo un 5 di spade, la carta del matto, la carta del mondo, un asso di pentacoli e il 4 di coppe. Vi faccio notare che qui avete un arcano numero 0, chiusura cicli, inizio cicli, il mondo, chiusura cicli, inizio cicli e l'asso, un inizio di cicli. Allora, partiamo con un 5 di spade. 5 di spade parla di una confusione mentale o comunque c'è un qualche tipo di... Lo sento perché avete 2 5 qui, no? Che sono comunque carte di conflitto, sono le carte con cui inizia la linea. E poi c'è questa luna. Qui si parla di proiezioni mentali, c'è qualche cosa, e sento che è molto legato a questo 5 di coppe, quindi al bagaglio emotivo che vi portate dietro proprio dall'infanzia, ehm, o comunque sono certe dinamiche molto presenti in voi, che in qualche modo, non voglio dire che vi ostacolino, però vi fanno vedere la realtà un po' distorta. E ripeto, sento che qui ha a che fare con un lignaggio familiare. Per qualcuno, i primi 6 mesi del 2023 prevederà un periodo un po' impegnativo anche da un punto di vista della famiglia, anche se per quello che riguarda, diciamo la famiglia d'origine, ok? Anche se per quello che riguarda invece la famiglia che voi state creando, piuttosto che se non avete famiglia, anche solo un partner, ehm, sento che ci sarà un nuovo tipo di inizio, un nuovo tipo di momentum, un nuovo tipo di fiducia anche magari nell'altro. Cambierà qualcosa, probabilmente questa giustizia vi aiuterà a tagliare le proiezioni che, come vi dicevo, contaminano un po' quello che è il vostro modo di operare in questo inizio 2023, e questo gioverà anche in quello che sono le relazioni che già esistono. Nel caso non abbiate nessuno, ragazzi, potrebbe entrare una persona, perché abbiamo anche comunque un asso di pentacoli. Ehm, quindi potrebbe veramente arrivare un nuovo inizio di tipo concreto. Diciamo che potrebbe essere una persona che voi, di cui voi ancora non vi siete accorti, di cui voi ancora non siete consapevoli, insomma. Potrebbe anche essere che non la conosciate ancora, come potrebbe anche essere che invece sia già presente nel vostro giro di amicizie o comunque diciamo il vostro giro sociale, ecco, con la quale ci sia già stato un contatto, però è un contatto con tipo ciao ciao, niente di che, ecco. Ma sento che qualcuno già conosce questa persona. Nel caso cerchiate dei figli, si prospetta un buon periodo, ok? Per la ricerca di figli, diciamo che se i figli invece li avete già grandi, si potrebbe pensare o parlare comunque di come vi posso dire, di un'apertura di cuore nei loro confronti, dare fiducia anche a quello che è il figlio, permettergli di muoversi, di spostarsi, di fare le proprie scelte, i propri errori. È un po' come se iniziasse ad avere più fiducia, ok? A lasciare più raggio d'azione anche ai vostri figli. Ma credo che sarà perché loro vi dimostrano che potete fidarvi, ok? Non sarà solo una vostra scelta coerente, cioè dire ok, da oggi decido di fidarmi, è proprio perché vi stanno dimostrando che potete farlo. Andiamo avanti, vediamo per il lavoro.
2 cavalli. Allora, cavaliere di spade al contrario, poi abbiamo un cavaliere di coppa al contrario, abbiamo un 3 di bastoni, un 7 di spade e un 8 e un 9, scusate, di bastoni. Allora, per quello che riguarda il lavoro, credo che qui qualcuno stia aspettando una proposta, stia aspettando un'offerta, non un'intervista, come si dice? Un colloquio di lavoro. Per qualcuno vi dirò, dovrete andarvelo un po' a cercare, cioè siete voi che dovete andare un po' a bussare, perché questa offerta ehm, non arriva. Avete due cavalieri comunque che sono le persone che portano i messaggi, che comunicano comunque, diciamo così, che sono a testa in giù e comunque c'è anche un 7 di spade, quindi io qui direi insomma di tenere bene gli occhi aperti. Spostatevi, quello che sento è che avete bisogno di spostarvi per accrescere la vostra economia, avete bisogno di muovervi, avete bisogno di non credere subito a tutto quello che vi dicono. Vi dirò che per qualcuno c'è la possibilità di firmare un contratto, perché abbiamo comunque la carta della giustizia. Avendo comunque il cavaliere di coppe al contrario, potrebbe essere che non sia proprio il contratto dei vostri sogni, può essere che magari non vi dia, guardate, a qualcuno daranno la macchina aziendale, questo mi hanno detto. Però ecco, scusate un attimo. Ok, terminiamo con un 9 di bastoni. Quindi diciamo che un po' il consiglio qui è di strutturare le vostre difese, di imparare a difendervi, di non farvi prendere dalla paura. Ecco, cercate di capire il perché di certe vostre reazioni e imparerete come difendervi, capirete dove erigere i muri e con chi erigere questi muri. E vi dirò che può essere una cosa, non dico principalmente legata al lavoro, ma proprio in generale, anche con la famiglia vi serve. Sento che comunque c'è ancora questo 3 di spade che al contrario c'è qualcosa qui che sento che non è uscita la carta degli amanti né diavolo né torre, però sento che ha a che fare un po' con l'amor proprio, perché qui sento che c'è del condizionamento dietro. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. 4 di spade, 8 di bastoni al contrario. Quattro di spade, 8 di bastoni al contrario, l'eremita, il 6 di pentacoli e il 4 di bastoni al contrario. Allora, il 4 di spade è una carta di guarigione. E io credo che ci sia qualcuno. Ragazzi, ditemi perché sento forte la sensazione che qualcuno qui stia patendo di depressione e che si faccia vincolare da questo stato emotivo e che in un certo senso, perdonatemi se ve lo dico, ma un po' ci marci, cioè nel senso, sono così, sto male e non riesco a uscire da questa situazione, punto, finita il gioco. Invece non è così, perché quando si vuole uscire da una determinata situazione, sì, si può chiedere aiuto, ma siete voi che comunque dovete avere l'intenzione di uscire da questa situazione. Non... Questo si chiama prendersi la responsabilità della propria vita e non aspettare che ci sia qualche tipo di offerta esterna, perché comunque, ragazzi, le offerte esterne non arrivano, siete voi che dovete andare a cercare fondamentalmente. A cercare soluzioni per stare meglio, mi viene da dire, ok? Ehm, perché parlavo di depressione? Perché sento con questo 8 di bastoni al contrario, qui qualcuno non sta comunicando il proprio malessere. È come se ci fosse la necessità di guarire, di prendersi un periodo di riposo, ma non lo si sta comunicando. L'otto di bastoni è una carta che parla appunto di comunicazione, ma essendo al contrario, la comunicazione manca il fatto di rendere
diciamo, partecipi gli altri del vostro disagio, ok? E difatti avete anche poi la carta dell'eremita, quindi sento che per certi versi vi sentirete soli, diciamo più per quello che riguarda una scelta, un qualche tipo di lavoro che andrete a fare o di progetto di lavoro magari. La famiglia. Mm, sì, la famiglia darà qualche pensiero, vi dico. Però tutto sommato, diciamo la famiglia d'origine, però tutto sommato la famiglia o comunque il partner o la partner o se avete figli, diciamo da voi in avanti, ecco, quella zona lì della lettura la sento molto bene. Il lavoro, vi ripeto, è un po' così, sento che dovete spostarvi, anche se poi in realtà c'è una sorta di miglioramento a livello di economia, però fate attenzione perché se per caso doveste fare un viaggio o comunque se doveste fare un progetto comunque con qualcuno, fate attenzione perché c'è un sette di spade. Il sette di spade molte volte parla di furti, oltre che di bugie. Quindi tenetevi il borsello ben stretto. Imparate a proteggervi, ve lo dice anche il 9 di bastoni. Da un punto di vista lavorativo, vi dico, per qualcuno potrebbe non arrivare l'offerta che voi vi state aspettando, però comunque potrebbero esserci dei contratti, perché comunque abbiamo la giustizia e quindi qui si tratta di, eh, sì, di firmare qualche tipo di contratto, di regolarizzare qualche tipo di lavoro. Per quello che riguarda questo 6 di denari e il 4 di bastoni al contrario, è un po' come se le carte vi consigliassero di tenere una sorta di equilibrio tra quelli che sono i vari lati della vostra vita, quindi il lato del dovere e il lato del piacere, piuttosto che il lato mentale e il lato spirituale. Quello che ho chiaro e che andrete avanti da soli. Avete tante carte di solitudine, nel senso di persona sola, sola indipendente, non sola con solitudine. Sì, magari per qualcuno anche con un po' di malinconia, perché comunque abbiamo la luna, abbiamo 2-5 qui per iniziare, abbiamo il 4 di spade che parla di guarigione. Sento che qui qualcuno non si sentirà o non comunicherà comunque il disagio che magari sta provando per determinate situazioni. Però vi dico, non c'è un fante di spade, ma con la scusa che c'è sia una carta che parla di contratti al dritto e una carta che parla di contratti al rovescio, sento che potrebbe, perché questa qui la sento più una carta, diciamo, di unione, di collaborazione. Quindi fate attenzione al tipo di contratto, fate attenzione a quello che non si vede, perché c'è la luna. La luna è illuminata a metà, quindi si vede solo metà della luna, della questione, diciamo. Quindi, ma più che altro ve lo dico perché c'è questo sette di spade e i due cavalieri sono girati al contrario qui. Quindi c'è qualche tipo di energia che in qualche modo non arriva e difatti anche voi qui avete comunque un 4 di coppe e il 4 di coppe parla proprio di qualcuno che è in attesa di un movimento dall'esterno. Per quello che riguarda i single ve l'ho già detto. Che altro? Vediamo un po'. Andiamo a vedere conosco, magari riesco a dirvi qualche cosa di più. Ecco, la vita sociale vi fa bene perché se siete in una fase appunto un po' malinconica come quella della luna, sento che stare vicino a degli amici
potrebbe veramente rasserenarvi, ecco. Allora, vediamo Osho che vi dice. Lasciarsi andare e noi siamo il mondo. Quindi per certi versi qui c'è bisogno di aprirsi anche alle emozioni meno piacevoli, anche a quelli che sono i lati e le zone d'ombra di cui ci parla la luna. Noi siamo il mondo, in realtà è un 10 di pentacoli, una carta di compimento, di abbondanza, di ricchezza, di prosperità, di doni, di aiuti. Ed è una carta che a me fa venire in mente, soprattutto in questo mazzo, al fatto che fa riferimento all'universo, al fatto che tutti, e qui avete anche il mondo, che in qualche mazzo viene chiamato universo, fa riferimento al fatto che tutti siamo uno, che c'è un disegno divino per ognuno di noi, anche se magari non ne siamo consapevoli, però comunque è tutto organizzato in modo da poterci far crescere. La giustizia qui parla di giustizia divina. Sento che se siete persone che hanno subito qualche perdita in passato, perché comunque arriviamo da 2-5, con la carta della giustizia potrebbe arrivare qualcosa per compensazione. Vediamo i koan, che messaggio vi vogliono dare per meditare e poi andiamo a vedere ancora un oracolo delle fatine. Grande comprensione giunge con grande amore. Questa carta la trovo molto bella perché invece che grande amore o invece che amore qui mettete compassione. Nel senso che quando si espande il cuore, si cerca di vedere una determinata situazione o relazione con uno sguardo d'amore, aumenta la comprensione, si capiscono cose che magari prima non si riuscivano a capire. Andiamo a vedere invece con la fatina, le fatine, che messaggio vi vogliono dare. Ok. Presenza nel qui e ora, esserci semplicemente senza fare, e sostegno. Quindi qui si tratta di o cercare il sostegno in qualcuno oppure essere di sostegno, ma sinceramente dalle carte che avete credo che sarebbe utile per voi cercare un sostegno e vi dirò, secondo me potrebbe arrivare da un punto di vista delle amicizie. Bene, cari amici del leone, questo è quello che ho per voi. Vi dico, a livello familiare ci potrebbero essere dei grattacapi, magari con dei fratelli, magari con dei cugini, c'è qualche tipo di presenza non proprio stabile, non proprio semplice da gestire. Questo è quello che vi posso dire, è una cosa che mi è arrivata quando stavo estraendo le fatine. Per il resto, appunto, guardate, potrebbe essere che qualcuno anche addirittura cambi casa, perché comunque abbiamo 2 carte di viaggio qui. Va bene, stavo guardando se riuscivo a darvi qualche notizia in più, qualche informazione in più. Scrivetemi nei commenti se la lettura comunque vi piace così, perché è diversa da quella che ho fatto in precedenza. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Se il video vi è piaciuto potete mettere un like, potete iscrivervi, condividere, commentare, fare una donazione. Ogni tipo di supporto per me è importante. Vi auguro un buonissimo inizio 2023 e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!